L'estate si avvicina e probabilmente anche la tua prossima vacanza in Italia. Per questo motivo oggi voglio insegnarti delle frasi molto utili da conoscere per quando vieni in Italia. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Qui sul mio canale pubblico video di grammatica, vocabolario e cultura italiana, quindi se ti interessano tutte queste cose non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Nella lezione di oggi parleremo di alcune frasi molto utili da usare durante la tua prossima vacanza in Italia e voglio anche dirti che ho preparato per te un fantastico PDF con la lista di tutte queste frasi. Quindi se vuoi scaricare il PDF, semplicemente clicca sul link qui sotto in descrizione, inserisci il tuo nome e la tua email e ti invierò il documento. Fantastico, adesso possiamo iniziare. Prima di tutto, se sei in Italia, come puoi salutare le persone? Beh, sono sicuro che già conosci i saluti tipici in italiano, però voglio fare alcuni chiarimenti perché a volte questi saluti non sono usati nel giusto modo. Iniziamo da buongiorno e buonasera. Buongiorno e buonasera sono dei saluti molto usati in italiano che sì, sono un po' formali, ma non sempre. Infatti noi in italiano usiamo buongiorno anche con la famiglia, con gli amici, la mattina quando ci svegliamo. Buonasera invece è principalmente formale. Per finire abbiamo buon pomeriggio, che è un po' meno usato nell'italiano di oggi, diciamo, però per esempio io personalmente lo uso nel pomeriggio, quindi non è totalmente scomparso, però è sicuramente meno usato rispetto al passato. Comunque, il mio consiglio quando vai in Italia è: se entri in un negozio la mattina, vai in hotel la mattina, eccetera, puoi usare la parola buongiorno. Diciamo che puoi usarla dalla mattina fino a l'1, le 2, le 3, poi dipende anche dalle abitudini locali. Poi puoi usare buonasera. Ricorda anche questa cosa molto importante. Buonasera in italiano si usa per augurare a qualcuno una buona serata, nel senso di tutte quelle attività che facciamo la sera, come per esempio uscire, andare al ristorante, andare al bar con gli amici, guardare un film sul divano a casa. Se invece vuoi augurare a una persona di dormire bene, puoi usare buonanotte. Però buonanotte si usa soltanto se la persona con cui stai parlando sta effettivamente andando a letto, andando a dormire. Poi abbiamo il saluto informale ciao. Io ti sconsiglio di usare ciao quando entri in un negozio, in un ristorante o con persone che non conosci. Io preferirei usare buongiorno, buonasera o alternativamente puoi anche usare salve. Salve diciamo che è un saluto a metà tra informale e formale. È più formale di ciao, ma meno formale di buongiorno. Io ti consiglio questo. Quando entri in un negozio usa salve, perché non puoi sbagliare. Per finire, quando esci dal negozio, dal ristorante, eccetera, puoi usare di nuovo questi saluti, buongiorno, buonasera o salve, ma puoi anche usare arrivederci. Ora passiamo ad alcune frasi molto utili per attirare l'attenzione di qualcuno. Diciamo che in italiano abbiamo principalmente due modi: scusa e scusi. Scusa è informale, invece scusi è formale. Per esempio, se stiamo camminando e colpiamo una persona, per sbaglio ovviamente, possiamo dire scusa o scusi. Se invece vogliamo attirare l'attenzione di una persona perché vogliamo chiedere un'informazione, anche possiamo usare scusa o scusi. Per esempio, scusa, che ore sono? Informale. O
mi scusi, a che ora parte questo autobus? Formale. Ricorda che alle parole scusa e scusi possiamo anche aggiungere il pronome mi, però ricorda che la posizione cambia. Abbiamo scusami, scusami per l'informale e mi scusi per il formale. Un'altra cosa molto importante quando sei in Italia è sapere come fare una richiesta educata. Per esempio, se sei al bar, al ristorante o vuoi anche chiedere in modo gentile qualcosa a qualcuno, come puoi farlo? Beh, semplicemente puoi aggiungere alla tua richiesta le parole per favore o per piacere. Per esempio, mi passi il sale per favore o mi passi il sale per piacere? Per favore e per piacere sono la stessa cosa. Puoi anche aggiungere sempre alla fine della frase la parola grazie. È uguale, ha lo stesso significato di prima. Per esempio, per me un caffè, grazie. Generalmente se facciamo la richiesta in un negozio, al bar, al ristorante, io ti consiglio di semplicemente terminare la frase con grazie. Ovviamente, per fare una richiesta educata, puoi semplicemente anche usare il condizionale del verbo volere e dire vorrei, ma questo lo vediamo più avanti nel video. Ora, se sei in Italia, un'altra cosa molto importante è presentarsi. Quindi se conosci degli italiani, puoi presentarti in italiano. Beh, ovviamente puoi dire mi chiamo più il tuo nome, per esempio mi chiamo Stefano, o sono più il tuo nome, per esempio sono Stefano. Magari potresti anche aggiungere un'informazione sul tuo lavoro, la tua professione quando ti presenti. Per fare questo puoi utilizzare queste due formule: sono più l'articolo indeterminativo più il tuo lavoro, oppure faccio più l'articolo determinativo più il tuo lavoro. Per esempio, sono un professore o faccio il professore. Ok? Ma io sono sicuro che qualcuno ti chiederà anche la tua provenienza. Quindi come fai a dire la tua provenienza? Beh, se qualcuno ti chiede da dove vieni o di dove sei, tu puoi rispondere così. Puoi dire sono di più la tua città, oppure sono più l'aggettivo di nazionalità. Per esempio, sono di Roma, oppure sono italiano. Ricorda che in Italia non è possibile dire sono di più il tuo paese. Quindi sono d'Italia, sono di Francia, sono di Stati Uniti, sono di Germania. No. Tutto sbagliato, è un grande errore. Quindi semplicemente usa sono più l'aggettivo di nazionalità, come per esempio sono italiano. Ma se sei in vacanza in Italia e non vuoi usare il tuo cellulare, forse potresti aver bisogno di chiedere indicazioni su dove si trova un posto. Per fare questo è molto facile. Puoi dire dov'è più il posto, oppure dove posso trovare più il posto o l'oggetto. Per esempio, dov'è la stazione? Puoi aggiungere davanti anche scusi per attirare l'attenzione, quindi scusi, dov'è la stazione? Oppure dove posso trovare una farmacia o dove posso trovare un bancomat? Il bancomat è dove puoi prendere i soldi contanti dalla banca. E se sei in un negozio e vuoi chiedere il costo di qualcosa, puoi dire quanto costa o anche quant'è più l'oggetto. Per esempio, quanto costa questa sciarpa? Oppure quant'è questo profumo? In Italia potresti anche sentire l'espressione quanto viene,
quanto viene, che noi italiani usiamo abbastanza spesso. Però se sei in Italia, una cosa molto importante è anche chiedere dei suggerimenti alle persone del posto. Sì, puoi cercare ristoranti su Google, su TripAdvisor, però sicuramente chiedere alle persone del posto è la cosa migliore. Quindi potresti usare questa frase: puoi suggerirmi un buon ristorante? Puoi suggerirmi un buon ristorante? Oppure puoi usare la versione formale e dire: può suggerirmi un buon ristorante? Può suggerirmi un buon ristorante? Però adesso che hai il nome del ristorante, forse dovresti prenotare un tavolo. Come si prenota un tavolo al ristorante? È facile, puoi chiamare o andare al ristorante e dire: vorrei prenotare un tavolo per più il numero di persone. Per esempio, vorrei prenotare un tavolo per 2 stasera alle 21. E per finire, vediamo come ordinare del cibo o bevande al ristorante o al bar. Come ti ho detto prima nel video, puoi usare semplicemente vorrei. Vorrei è il condizionale del verbo volere e serve per fare una richiesta in modo educato. Però puoi anche usare prendo o per me. Per me. Per esempio, vorrei un risotto allo zafferano. O anche prendo una bistecca alla griglia. Per finire, per me la lasagna. Per essere ancora più educati, puoi anche semplicemente aggiungere grazie alla fine di ogni frase, come ti ho spiegato prima. Alla fine del pasto puoi chiedere: ci può portare il conto? Ci può portare il conto? Cioè il biglietto con la lista di tutte le cose che avete preso e il prezzo finale per la cena. Fantastico! Spero che queste frasi ti siano piaciute, ma soprattutto spero che tu abbia trovato utile questo video per il tuo prossimo viaggio in Italia. E se la risposta è sì, non dimenticare di lasciare un bel mi piace, perché questo mi aiuta incredibilmente a far crescere il canale, e anche non dimenticare di scaricare il PDF con tutte le frasi che abbiamo visto oggi. E non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!